Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche disponibili per i prossimi giorni. Abbiamo la carta del matto, amici del Capricorno, può essere un momento dove c'è come un inizio, un nuovo viaggio da affrontare, da poter, diciamo, sfruttare, perché quando c'è il matto comunque è sempre un qualche cosa che dà gioia, che dà entusiasmo, è l'energia del fanciullo che si butta nella vita. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Io vi ricordo che per chi volesse informazioni sulle letture personalizzate o sul percorso di crescita mi può contattare via mail oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti anche sul canale e il link del corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. C'è anche il link per l'abbonamento. Comunque trovate tutto sotto. Allora, partiamo con la giustizia. Abbiamo un re di bastoni, un 5 di pentacoli, un 2 di bastoni, un cavaliere di bastoni, un 5 di bastoni, sei di bastoni, 8 di bastoni e 2 di coppe. Tanti bastoni, ragazzi, tanto fuoco in questa lettura. Adesso andiamo a vedere carta per carta. Io cercherò di lasciare la lettura aperta, anche se comunque vi parlerò del movimento energetico più importante che sento, voi cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. Potete anche incastrare questa con quelle che sono già uscite sulla prima metà di maggio. Dunque, partiamo da questa giustizia che per qualcuno potrebbe far riferimento a dei contratti, a degli accordi, a un qualche tipo di regolarizzazione che per qualcuno c'è già stata, per qualcun altro invece deve ancora esserci. Può proprio far riferimento a qualche cosa di legale, qualche atto notarile o qualche questione burocratica che normalmente con la giustizia al dritto, diciamo così, va a buon fine, però andiamo a vederlo. Ok. 6 di bastoni e il diavolo. Datemi una carta per il diavolo. Datemi una carta per il 6. 6. Allora, sembra, lo so che la giustizia parla di accordi, però mi sembra tanto una separazione, quindi può essere che qualcuno stia vivendo un momento dove c'è questa separazione, può essere di un contratto, e non so se è di un matrimonio, però diciamo una scissione dove si trovano altri accordi probabilmente. Qui c'è come, sento la chiusura con la tossicità. È come se finalmente arrivasse quello che vi spetta. Con la firma di questo contratto o con questo accordo, guardate, può anche avere un'altra lettura, ma preferisco sviluppare un attimo le carte, poi eventualmente torno indietro. Andiamo a vedere il re di bastoni. Fante di spade e regina di bastoni. Potrebbe essere qualche tema legato ai figli. Magari c'è un accordo per quello che riguarda la gestione dei figli, degli animali da compagnia o
di qualche proprietà. Potrebbe esserci anche qui una separazione dei beni prima di un accordo, prima di un matrimonio, per esempio. Perché ho, allora, queste due carte che sono di, se vogliamo, rottura di un equilibrio. Qui abbiamo l'equilibrio e qui abbiamo un qualche cosa che, insomma, con il diavolo e il mondo mi parla un po' di chiudere un capitolo un po' malato o chiudere con qualche tipo di anche forma di controllo volendo, perché effettivamente il diavolo ci parla anche di controllo. Qui abbiamo altre due figure e io ho la sensazione che si tratti di tenere d'occhio l'altra persona, soprattutto se siete le due parti contraenti. Andiamo a vedere il 5 di Pentacoli. 5 di coppe e regina di coppe. Credo che qualcuno qui abbia perso qualcosa che a cui teneva o comunque che era importante. Potrebbe esserci una perdita economica anche a causa di questo 6 di pentacoli al contrario e il 5 qui. C'è come qualche cosa di cui vi potreste pentire o qualche cosa che vi rimane un po' lì, l'amaro in bocca, sapete come il non averle provate tutte o cose di questo genere. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Forza e 5 di bastoni. Sento che qualcuno non ha più la forza di provarci, non ho più la forza di lottare probabilmente, di contrastare questo diavolo. Tenete presente che il diavolo possiamo anche essere noi stessi, cioè nel senso è l'ego, è la manipolazione mentale che ci auto-infliggiamo perché abbiamo questo personaggio che vede le cose a modo suo, che affronta le cose a modo suo. Perché effettivamente un archetipo del mondo, ed è anche quello del matto, fa riferimento al bambino interiore. Quindi non vorrei che qui ci fosse un tema più che tutto con voi stessi. Però in realtà io la sento una cosa positiva perché avete la giustizia. Sento come se qualche cosa entrasse in equilibrio. Qui si tratta di osservare la dinamica. Mi viene da dire di recuperare un pochettino, di colmare un po' questi vuoti del 5 di denari e il 5 di coppe, però vedo qui che comunque questo è un altro 5, ne avete 3. Con la carta della forza al contrario vi sento stanchi, vi sento scarichi e probabilmente non sapete se sia la cosa giusta spostarvi da dove eravate e quindi iniziare questo nuovo percorso, oppure se sia meglio rimanere nella zona sicura, nella zona diciamo così conosciuta, perché anche se non è idilliaca, però perlomeno la si sa gestire. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Di nuovo. Re di bastoni e 7 di spade, datemi una carta per il 7. Regina di pentacoli. Ma quante regine che ci sono, ragazzi? Tante regine, devo dire. Ho la sensazione che ci sia come un qualche cosa che si sta elaborando dietro le quinte. E perché dietro le quinte? Siete in fase di osservazione con questo fante di spade, perché avete paura di pentire, avete paura di fare la scelta sbagliata, avete paura di rimetterci tempo, denaro, X, Y e Z. E quindi qui c'è questo momento di valutazione, diciamo così. Io credo però che vi stiate un po' raccontando una storia per quello che riguarda la persona che avete davanti. Cioè, ho come la sensazione che sia più la vostra paura che vi faccia credere che la persona che avete davanti non sia per voi, che non i fatti realmente come sono.
perché comunque partiamo sempre con la giustizia, si parte sempre in equilibrio. Qui c'è un tema con questo diavolo, potrebbe esserci qualche dipendenza, qualche vizio, qualche lite, qualche vostra ferita che è lì, che fa ancora male. Sento come se all'inizio non si volesse ufficializzare qualcosa, ci sono come degli accordi. Allora, per farvi un esempio, perché sennò mi incarto da sola. Supponiamo che sia una relazione romantica, qui c'è come il dire, ok, siamo, che ne so, amici con interesse, ok? Però non lo diciamo prima di non essere sicuri che, insomma, che ci completiamo, che siamo fatti l'uno per l'altra o che perlomeno siamo compatibili. C'è come questo, ok, andare avanti nel vediamo come sono le dinamiche. Da parte vostra sento comunque un momento di dubbio, se vogliamo, potrebbe anche essere di nostalgia per qualcuno. Qui potrebbe esserci un tema con le dipendenze, con la codipendenza. Però comunque devo dire che con questo 2 di bastoni valuterete se andare avanti o no, se vale la pena, mi viene da dire lottare per portare avanti la relazione, perché comunque voi siete stanchi, siete scarichi qua. Però ho anche la sensazione che, insomma, ci sia un movimento in avanti con questo cavaliere di bastoni. Adesso andiamo a vedere questo 5 di bastoni perché si ripete, ce l'avevate anche prima. E credo che, sì, infatti, si tratti di smetterla di lottare, perché voi pensate, io credo che qui ci sia come una credenza limitante, una forma pensiero che è devo lottare per ottenere quello che voglio, devo lottare per far funzionare la relazione, devo lottare per X, Y e Z. Qua vi dicono esattamente il contrario, di lasciarvi fluire, che non bisogna lottare, ma bisogna un po' farsi trasportare dalla corrente. Con questo 9 di bastone al contrario sento che qualcuno deve un po' tirare giù i muri, deve anche fidarsi. Qui avete il matto all'inizio, il matto è un archetipo di fiducia, è questo fanciullo, San Rocco ragazzi, che si butta alla scoperta, diciamo, sì, alla scoperta della vita. E qui abbiamo anche il sole che un po' richiama l'archetipo del matto perché c'è come bisogno di ritornare, sento, alla genuinità, senza tutte queste paturnie, con la carta del sole è come se si dovesse tornare a brillare da dentro. Fate attenzione perché uno dei significati del sole al contrario è la poca chiarezza mentale o un'estrema ingenuità. Quindi con questo 6 di bastoni alla fine mi viene da dire, se prima non volevate ufficializzare o comunque decretare qualche cosa all'interno di questa situazione, di questa relazione, alla fine del periodo secondo me sì. Tenete presente che la lettura dura più o meno 7-10 giorni. Quindi secondo me arriverà ad un punto dove ci sarà una comunicazione e qualcuno deciderà di, ragazzi, c'è un 2 di coppe, di compromettersi, ma in un certo senso c'era già prima. Però forse qua è un po' più formale la cosa. Qui sento proprio come un affiatamento, come un qualche cosa che nasce da dentro. Adesso andiamo a vedere un attimo il 6 di bastoni, 7 di bastoni e 10 di bastoni e carro. Sì, è come se a un certo punto vi arrendeste a quello di bello che la vita ha da proporvi. C'è il 6 di bastoni, c'è questo riconoscimento, c'è probabilmente l'energia cambia scusate, dall'inizio alla fine della lettura e c'è il dare una certa direzione ad una situazione o ad una relazione. E qui lo vediamo, c'è anche la comunicazione, con l'otto di bastoni. Qualcuno qua si rivela oppure potrebbe essere che alla fine di questo periodo ci sia una comunicazione chiara, trasparente, sincera e cristallina sull'inizio di questa nuova relazione a due. Non sento tanto che sia lavorativa, sinceramente la sento più un qualche cosa o legato ad un'amicizia, un parente anche potrebbe essere più o meno della vostra età, mettiamola così, con uno scarto di 5-10 anni al massimo, oppure una relazione di coppia, una nuova conoscenza potrebbe essere, siccome qui c'è il matto potrebbe essere una nuova storia, un nuovo flirt, non necessariamente qualcosa di consistente, però è un inizio. Allora, no, ho sbagliato mazzo. Prima questo. Andiamo a vedere un oracolo, ragazzi.
La storia infinita, carta numero 37. Stavo guardando se avevate carte karmiche, ma non così tante. Per qualcuno vi dirò che effettivamente con questi inizi un po' così indecisi, un po' c'è questo disequilibrio, c'è questa non ufficializzazione, dall'altro lato invece c'è proprio la giustizia che mi dice mettiamo delle regole in che binario corriamo. Può essere effettivamente che qualcuno avesse già chiuso un ciclo con questa persona e che si possa riaprire, perché comunque c'è il mondo, è un qualcosa che si chiude, qualcosa di nuovo che si apre, ma vedendo anche il diavolo al contrario potrebbe essere una questione dove c'è bisogno di ridurre, di diminuire, di ridimensionare il proprio controllo, il proprio ego, il voler esercitare il proprio potere sugli altri, cioè trasformarlo da potere ad amore, ok? Quindi senza il controllo, ma con un atto di dare e basta, l'amore incondizionato. Fatemi sapere se vi risuona questa. Andiamo a vedere ancora una fatina. Allora, questa fatina vi invita ad uscire, mm, perché vi dice che è ora di prendere il potere della pace che vi può dare la natura. E vi dice dovunque voi siate nella natura, vi sentite un tutt'uno nel vostro habitat. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, la condivisione del video o l'iscrizione al canale. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me, mi può contattare via mail o con il telefono, insomma, trovate tutti i dati di riferimento sotto nella descrizione del video. Volevo spendere due parole in più per l'abbonamento al canale perché ci tenevo a dire che praticamente anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, che è lo stesso che tratto nel percorso formativo personale, però in più ci sono temi di metafisica, di metamedicina, si parla di astrale, di kundalini, insomma c'è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date comunque un'occhiata ai titoli dei video, tanto quelli sono pubblici, si vedono, almeno vi fate un'idea di quello che vado trattando man mano. Sono 4 playlist, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico proprio perché sono state studiate come ehm, un corso, un percorso, ecco, mettiamola così. Bene ragazzi, detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!